Ciao da Fulvia e ben ritrovati sul mio canale Blue Spin Art. Ho realizzato una borsina veramente molto carina, sicuramente estiva e con l'utilizzo di scampoli di tessuto e rimanenze come spesso uso fare. Vedete infatti un intreccio di scampoli, è un filo che ho realizzato ritagliando delle vecchie t-shirt e un cordino bianco che avevo sicuramente lasciato inutilizzato perché ormai un po' spento e diciamo così usurato. Il modello di questa borsina è semplicissimo e facilissimo, nel senso che si utilizzano solo praticamente punti bassi e all'occorrenza punti bassissimi, una maniglia creata separatamente e bloccata con anelli a scatto semplici e una decorazione a vostro piacimento. Vi lascio alle immagini anche per la realizzazione di una piccola fodera interna che ovviamente è facoltativa e può essere tralasciata. Questa è la nostra piccola creazione. Spero possa essere di suggerimento e di idea per la vostra estate. Ditemi se vi è piaciuta, lasciatemi i vostri commenti, vi leggo sempre con piacere. Vi lascio alle immagini. Buon spin art a tutte! Per realizzare questa borsina creiamo quindi innanzitutto un rettangolo che sulla metà corrisponde al nostro corpo. Io ho realizzato una borsina di 20 per lato, quindi il totale del mio rettangolo è 40 centimetri. Per comodità calcolate punti pari perché poi dovrà essere divisa in due, quindi piegata su se stessa per appunto il corpo della borsina. La borsina che vedete da me realizzata ha visto 32 punti per lato. Ovviamente voi valutate a seconda del filato che state utilizzando, del cordoncino che state utilizzando, se 32 più 32 equivalgono alle catenelle per arrivare a 40 cm. In ogni caso tenete fede questa misura, quindi 20 per lato. Tutta la borsina si sviluppa poi in righe di punti bassi sempre inserendo l'uncinetto sulla parte posteriore del mio punto. Bene, quindi iniziate ad effettuare il rettangolo e poi piegheremo in due per realizzare ed unire il lato. Iniziamo così con una catenella, punti pari fino a raggiungere almeno 40 centimetri. Salite poi con una maglia e entrate per ciascuna catenella sottostante con un punto basso fino alla fine. Con l'ultimo punto introducete la variante di colore. Io ho scelto 2 scampoli, li unisco e li inserisco nell'ultimo punto. Quando poi vi trovate a piegare su se stesso il rettangolo fatto, trovate una posizione non completamente attaccata al margine, ma magari con qualche punto più basso e ancorate il filo su un margine. Eseguite poi un'altra riga di punti bassi. Quando vi trovate sui 2 punti sottostanti, unite insieme in un unico punto basso per chiudere l'angolo.
Dopodiché saltate sul lato opposto ed eseguite un'altra riga di punti bassi fino a chiudere insieme questo spazio con 2 catenelle. Successivamente realizzate un altro giro di punti bassi. Su questo lato entrate per ogni punto sottostante, poi saltate il punto basso che vi trovate sottostante e che ha unito i 2 precedenti e andate ad eseguire l'altro lato sempre di punti bassi, fino a poi a chiudere su se stesso questo lato. In questo modo chiuderete e attaccherete tutti e 2 i lati della nostra borsina. Terminato il rettangolo, che io ho eseguito a mezzi punti intervallando 2 tipi di nastri, mi sono poi dedicata alla parte centrale che adesso vedete qui in fase di realizzazione. Quindi un lato, vedete, è ancora semplice, relativo proprio alla forma del mio rettangolo. Una volta piegato su se stesso, vi faccio vedere, creiamo quello che poi sarà il volume della nostra borsina. Contando le maglie che avete a disposizione, stabilite qual è la giusta metà. Tante maglie da questa parte corrispondono a maglie su questo lato, quindi sono praticamente lati identici. Vi posizionate su il lato lasciando, in questo caso io ho lasciato 2 magliette libere. La parte alta della mia borsetta vede queste 2 maglie libere. Poi vi spiego anche come creare la chiusura alta della borsina. Bene, torniamo quindi qui al nostro lato e ci muoviamo inserendo sempre mezzi punti su entrambi i lati, quindi iniziamo a creare e a riempire questo spazio. Quando vi trovate nei punti bassi, io in questo caso ho lasciato i 2 punti più bassi a disposizione, li ho uniti in unico vertice, creando proprio questa rotondità, quindi da 2 diventa 1 e ho poi proseguito mezzi punti su questo lato fino a poi a chiudermi con un punto bassissimo sulla prima maglia che avevo inserito. Ora eseguo altri 2 giri, presumo che lo spazio mi conceda altri 2 giri, sempre andando in diminuzione con la parte bassa, in modo da chiudere tutto il mio lato. Vi faccio vedere come arriva poi il risultato finale. Arrivati in fondo, eseguite l'ultima maglia piena e lasciate, quindi saltate le 2 maglie unite nel giro precedente, quindi il vertice delle 2 maglie che abbiamo fatto nel primo giro non lo considerate e saltate subito a prendere con il punto basso la maglia successiva dove abbiamo messo l'altro marcatore, sempre ricordo nella parte posteriore, quindi questo lo lasciate e prendete questo. Finite così la riga. Ecco, io dicevo che avrei fatto altre 2 righe successive alla prima, in realtà penso che mi basti semplicemente questa e poi andrò a chiusura.
abbiamo ultimato anche il secondo giro che ha visto la ulteriore diminuzione anche sull'angolo basso, cioè ho lasciato fuori nella esecuzione dei punti bassi superiori la testa della chiusura sottostante dei due punti bassi presi insieme. Quindi questo spazio non l'ho preso, che è la testa, ripeto, dei due punti bassi sotto, e sono andata immediatamente al punto successivo, così ho creato un'ulteriore diminuzione e una chiusura che poi ha formato questo motivo circolare. Quindi tutta la riga è proseguita normalmente e anche arrivata sulla parte alta ho eseguito l'ultimo punto basso prima della catenella che faceva il giro per unire l'altro lato, quindi punto basso, ho lasciato libera la catenella in alto e mi sono chiusa con un punto bassissimo sul lato opposto. Ho fatto entrare il filo dietro. Ora i fili si stanno sommando e con lo stesso filo sto unendo i due lati con l'aiuto di un ago. In ultimo, eseguito poi questa chiusura, vi troverete ad unire o con ago filo, ago e filato utilizzato, oppure direttamente con l'uncinetto questi punti bassi tra di loro, chiudendo definitivamente tutto lo spazio laterale della vostra borsina. Dopodiché dedicatevi alla maniglia e nel frattempo potete anche già chiudere definitivamente la parte alta. Chiusi i due lati, girate la borsina e sistemate tutti i fili interni. Abbiate cura di perfezionare, magari tirare qualche punto o alleggerirlo, perché una volta che chiuderete poi la parte superiore avrete sicuramente difficoltà a girare. Io devo sistemare ovviamente tutti questi fili in eccesso. Chiusa la mia borsina sui laterali, prima di dedicarmi alla parte finale, quindi alla chiusura alta della borsa, sto realizzando una piccola fodera interna con uno scampolo di jeans. La cucio proprio quadrata, semplice, giusto per rivestire la parte interna. Questa è la maniglietta che sto facendo. Create una piccola catenella a secondo di quanto lunga desiderate fare la vostra maniglia. Salite sempre con un punto basso e rientrate fino al punto iniziale. In base al volume, allo spessore dei filati che usate, potete fare più righe. Io ho deciso di farne soltanto 2 perché per l'appunto, come dicevo, sto utilizzando 2 scampoli uniti e quindi si creerà già di per sé un bello spessore, quindi 2 righe sono più che sufficienti. Piccola maniglia conclusa. Adesso, prima di attaccarla con i gancetti con anelli ad apertura semplice, ho deciso di lavarla con un po'
di candeggina per renderla più brillante ancora e magari dargli anche un tono un po' più vissuto. Vediamo come risulta poi. Per chiudere la parte alta, sull'ultima riga di punti bassi del nostro corpo della borsina, realizzate tutto un giro di bassissimi e quando poi vi trovate in corrispondenza del lato della borsina, realizzate 2 punti bassi sulle catenelle sottostante che corrispondono al corpo della vostra borsina laterale. Oltre questi 2 punti bassi, sempre una catenella come in questo caso di separazione dal corpo centrale e poi ancora tutti i bassi che girano intorno alla borsina. Come ultima riga in chiusura definitiva, girate tutto intorno al perimetro della borsina con tutta una riga di punti bassi e la vostra borsa è terminata. Come ultimo passaggio, su questo spazio ancorerete l'anello che serve poi per agganciare la maniglia che si realizza semplicemente con una catenella lunga tanto quanto volete fare la vostra bertella con un'altra riga, quindi un'andata e un ritorno sempre a catenella, sempre a punti bassi. La fodera interna fissata, semplicemente con ago e filo, dopo aver fatto questa piccola riga a uncinetto, e poi ecco la parte alta della borsina ultimata. Sopra alla riga dei punti bassissimi ho realizzato tutto un giro di punti bassi, esattamente entrando per ogni singola maglia sottostante. Ora completiamo la maniglia e inseriamola definitivamente. Ecco qui fissata la maniglia con dei piccoli anellini a chiusura semplice a scatto da questa parte e da questa. Infine ho decorato il tutto con questi simpatici pesciolini. Ho reso la nostra borsina decisamente estiva. Trovo che sia un progettino carino, simpatico, decisamente teenagers e adatto ovviamente alla stagione primavera-estate.